Benvenuti nel video di presentazione della pagina testi della versione L3 di TityCAD. Questa versione vi dà la possibilità di inserire testi o di modificare quelli esistenti. Nei video precedenti sono sempre partita da un modello già esistente. In questo caso partiamo da un modello da zero. Dobbiamo sempre scegliere nella lista tipi il modello che vogliamo realizzare, in questo caso un pantalone, e nella lista sottotipi vado a selezionare il pantalone corto. Non utilizzo però un modello già esistente. Per non usare un modello esistente ma partire da zero, non faccio altro che cliccare, fare il doppio clic su questa iconcina del pantalone corto. Ecco qui che mi trovo di fronte alla pagina misure. Vi ricordo che c'è un video dedicato a questa pagina, alla pagina modifica, alla pagina gestione parti, alla pagina margine di taglio. In questo video vi parlo della pagina testi. Prima però di aprire questa pagina, voglio andare a modificare il nome di questo modello. Per modificare il nome non faccio altro che selezionarlo e mettere il nome che desidero. In questo caso mettiamo Pippo. Il nostro modello di pantalone corto si chiamerà Pippo. Faccio applica. Lascio tutte le impostazioni perché in questo video non mi interessa modificare. Prima però passo dalla gestione parti. Sulla struttura d'albero qui sotto vengono riportate tutte le parti del modello che io ho a disposizione. Vi ricordo che i modelli che hanno la possibilità di avere le pens sono indicati sia con, ecco qua, che senza le riprese, le pens. In questo caso io voglio lavorare con il modello senza le pens e quindi portare avanti nelle altre fasi il modello senza. Vado a togliere la spunta sul davanti con pens e dietro con pens e vado a selezionare mostra solo parti non oscurate, così ho l'albero più pulito e vedo le parti che poi mi troverò nelle altre fasi di lavorazione. Quindi ho solo un davanti e un dietro. Ora apro la pagina testi. Nella pagina testi a destra ho nella finestra grafica il modello che ho selezionato qui in alto, dove c'è scritto parte da modificare. In questo caso ho il davanti, se clicco sulla freccetta trovo le parti che io posso modificare, quindi ho semplicemente un davanti e un dietro, solo due parti. Andiamo a lavorare sul davanti. Nella casella sotto troviamo testo da modificare. C'è scritto nome modello. Se io clicco sulla freccetta, ho la possibilità in questa parte, quindi del davanti, di modificare nome modello, nome parte, dritto filo e di inserire dei testi liberi. Ok. Iniziamo con il nome modello. Il nome modello, in questo caso del davanti, mi dice che è Pippo. Eccolo qua. E vi ricordo che è il nome che io ho dato nella pagina misure. Se io questo testo lo volessi modificare, ad esempio, decido che lo voglio scrivere in grande, ecco qua, lo trovo con la scritta in grande. Ho anche la possibilità di, aprendo la freccettina, di inserire già dei nomi che il programma mi mette a disposizione. Questo testo io ho la possibilità di cambiare posizione utilizzando la croce, angolo, altezza, quindi la grandezza del testo ed anche il colore del testo.
Ora ne vediamo una alla volta. Per quanto riguarda la posizione, non faccio altro che utilizzare scusate, il più e il meno e la croce. Vedete che lo posso spostare in alto, in basso, a destra e a sinistra. Se clicco sullo 0 mi porta il nome all'origine. Andiamo verso l'alto. Ok. Posso cambiare l'angolo, semplicemente sempre con il più e il meno. Se faccio 0 me lo porta all'origine. L'altezza, quindi la grandezza del testo, ok? Semplicemente con il più ed il meno. E anche il colore. Basta cliccare sul quadratino colorato, mi si apre la tavolozza dei colori e io qui posso scegliere il colore che desidero. Chiamiamolo, no, scusatemi, mettiamolo fucsia il colore, faccio conferma ed ecco qua che ho Pippo Fucsia. Direi che ho utilizzato tutte le possibilità per questo tipo di testo. Lascio sempre la parte del modello del davanti, però vado a modificare il nome. Nome parte mi dice che è il davanti, che è questo. Posso lasciare il nome, modifichiamolo, facciamolo in minuscolo. Ok. Lo sposto. L'angolo, sempre posso se voglio modificarlo, e lo cambiamo le dimensioni. Il colore, se voglio cambiare il colore, basta selezionare, facciamolo azzurro ed ecco qua. Poi ho il dritto filo, ecco qua, ed è questo qui. Nel dritto filo ho anche la possibilità, per quanto riguarda la linea, di accorciarla o allungarla con il più e il meno. Avete visto la linea che si è modificata. Anche questa ho la possibilità di cambiare la posizione. Molto importante nel dritto filo è l'angolo, perché se io volessi posizionare questo cartamodello in sbieco sulla stoffa, quindi a 45 gradi, posso già, ecco qua, ok, l'angolo 45 gradi, ho già posizionato il dritto filo a 45 gradi, quindi quando andrò nella pagina stampa, sulla stoffa avrò già il mio cartamodello posizionato in sbieco sulla stoffa. Sul davanti ho anche la possibilità di inserire un testo libero, quindi quello che uno desidera. Ad esempio, mettiamo il numero 1. Questa è la parte per me numero 1. Anche qui ho sempre queste varie possibilità, ma momentaneamente lasciamolo così. Quindi direi che nella parte davanti ho modificato tutto quanto. Vado nella parte dietro. Nella parte dietro posso fare le stesse identiche cose, quindi andare a modificare nome modello, nome della parte, il dritto filo e inserire dei testi, se io volessi inserire dei testi liberi. C'è anche una cosa che mi permette in automatico il programma. Il nome Pippo sul davanti era fucsia e molto grande. Io potrei fare la stessa cosa per il dietro utilizzando queste possibilità, però posso abbreviare il cambiamento in questo modo. Ritorno sul davanti, sul nome modello, quindi Pippo. Qui dove c'è l'altezza che io ho messo 4 centimetri, c'è un bottone a destra che mi dice assegna a tutti con questo tipo di testo. Se io clicco qui, tutte le parti che avranno questo testo diventeranno di queste dimensioni e anche il colore posso fare la stessa cosa. Quindi a destra c'è assegna a tutti con questo tipo di testo, quindi tutto il testo che avrà tutte le parti con la scritta Pippo diventeranno fucsia se io premo questo. Torniamo sul nostro dietro a verificare se ciò che vi ho detto è vero. Avete visto?
Pippo è diventato grande ed è diventato fucsia. Per quanto riguarda la posizione, invece, la devo assegnare io. Per quanto riguarda il tipo centraggio testo, in questo caso è scritto orizzontale. Vuol dire che il testo, se io lo vado a spostare con la croce, vedete che più di là non va. Mi permette così di non sbagliarmi e di posizionare il testo al di fuori del modello, perché se io metto nessuno, io il testo lo posso piazzare dove desidero, però poi quando vado a stampare il modello non mi trovo più la scritta. Faccio orizzontale, op, ok. Quindi anche questo molto importante. Qui in basso ci sono i bottoni di reset, vuol dire ritornare indietro. Se io in questo caso faccio reset testo selezionato e lo vado a cliccare, ero sul testo Pippo, avete visto che è tornato come era in origine, piccolo e con la scritta scura. Torniamo sul davanti. Se il nome, ad esempio il colore fucsia, io lo volessi assegnare non solo alla parte, quindi a questo testo con la parte con la scritta Pippo, ma a tutti, non faccio altro che cliccare su tutti e mi diventa tutto quanto dello stesso colore. Se vado a pigiare su reset parte selezionata, vuol dire la parte è il davanti, vuol dire che mi ritornano tutte le scritte come erano in origine. Ecco qua, ho resettato tutto quanto. Un'altra possibilità che vi dà la pagina testi è questa parte in basso. Questa parte in basso, vediamo, c'è scritto colore riempimento. Il colore riempimento si intende questo, il colore di cui è riempito il nostro modello. Normalmente quando si va a stampare il cartamodello si stampa in bianco, altrimenti il colore, ehm, avete tanto spreco insomma di inchiostro. Però se ad esempio volete stampare su un foglio A4 il vostro modello e lo volete vedere bene, potete anche stamparlo colorato e avete la possibilità di scegliere voi il colore che desiderate. Ad esempio facciamolo di questo colore, faccio conferma. Okay. E avete anche la possibilità di modificare l'intensità del colore. Si chiama trasparenza riempimento. Se noi mettiamo un 10%, vuol dire che ha una trasparenza solo del 10%, il colore sarà molto intenso. Se noi invece la percentuale la aumentiamo, 60%, ecco qua che è diminuita. Abbiamo anche la possibilità di copiare questo colore e questa trasparenza e, ad esempio, lo vogliamo, okay, anche il dietro, portarlo dello stesso colore e della stessa trasparenza, non facciamo altro che incolla colore e trasparenza ed ecco qua che abbiamo anche la parte del dietro con lo stesso colore. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!